Ciao ragazzi, in questo video proviamo l'ultima stampante che mi ha mandato Gerard Best. Si tratta di una Tevo Michelangelo, una piccola stampante ma fatta molto bene. Oltre alla stampante mi ha inviato alcuni magneti da usare nei miei esperimenti con i motori o per fare delle chiusure magnetiche o altro. In descrizione trovate i link ed un eventuale coupon per la Michelangelo. Bene, iniziamo e vediamo com'è andata. Allora, in generale la qualità dei componenti è molto buona, tutto in metallo, boccole di separazione delle ruote in metallo, veramente una qualità generale molto buona. Abbiamo, come vedete qua, l'uso di sensori magnetici per il posizionamento, sia qui che anche qua dietro, vedete? Il gruppo estrusore è molto compatto, però fatto molto bene, con l'aria dai due lati. Il bed è 150 x 150, non è riscaldato. Tutto il case in metallo, ora, come un po' tutte le stampanti, bisogna un attimo sistemare alcune viti non fissate bene. Allora, già nel manualetto, prima della messa in funzione, è spiegato come registrare le cinghie del bed e della testina. Ora io ho trovato praticamente due problemi. Allora, uno è il sensore di Z che è stato messo troppo basso, per cui l'asse va a sbattere. Basta svitare e alzarlo. E un'altra cosa è questo asse qua, non so se riuscite a vedere. Ok, non è perfettamente in squadra, si muove leggermente perché praticamente la vite qua dietro è un po' lenta. Suppongo che sia un problema dovuto all'imballaggio, infatti era imballata veramente in maniera esagerata.
a fine video c'è l'unboxing, dategli un'occhiata. E quindi con l'imballaggio molto stretto sforzava un po' sulla barra e sul bed. Comunque adesso vi faccio vedere come sistemare il problema, così vedete un attimo com'è fatta. L'estrusore è un classico col tubo di PTFE che arriva fino sul nozzle. La parte raffreddante è un blocchetto quadrato alettato. Fate attenzione anche con questo sensore, perché vedete hanno collegato la cinghia con la fascetta che butta qua sotto, e questa mi si incastra qua. Vedete? Così non va più a sbattere sul sensore. Allora, questo l'interno, abbiamo un cablaggio fatto bene, l'elettronica è una MKS Base, vedete sono installati 5 driver, ma c'è la possibilità di aggiungere il quinto. L'alimentatore è minimale da 12 volt 7 A. Non avendo il letto scaldante è più che sufficiente. La reazione è fatta bene, da qua entra l'aria attraverso la grata, passa attraverso la scheda e viene buttata fuori. La scheda è praticamente questa qua. Quindi è una buona scheda per una stampante così minimale.
potete facilmente upgradare il firmware, c'è anche scritto sul libretto di istruzioni. Bene, chiudiamola e iniziamo a stampare. Bene, eccoci arrivati al dunque. La stampante, come avete visto, stampa molto bene, anzi ha veramente un'ottima finitura di stampa. Il suo unico problema è di non avere il letto riscaldato, quindi la potete utilizzare solo con il PLA. Questo è un vero peccato, perché la macchina nell'insieme è veramente costruita bene, con buoni materiali, e basterebbe veramente così poco per poterla utilizzare anche con tutte le altre plastiche. L'upgrade del bed ve lo potete fare voi in un secondo momento. L'elettronica vi permette di fare questo upgrade e anche di aggiungere per esempio un secondo colore, visto che avete un driver aggiuntivo da poter utilizzare. Quindi, che dire, nell'insieme l'ho trovato un ottimo prodotto. Sicuramente consigliata per chi volesse iniziare ed entrare nel mondo della stampa 3D con
con qualcosa di piccolo e non troppo complesso. Effettivamente è molto compatta, ve la potete veramente tenere sulla scrivania accanto al computer e nient'altro. Questo è tutto, a seguire l'unboxing. Ciao, al prossimo video.